ammetto che ha il suo fascino. Fascino? Dilla tutta. È una figata totale. Non lo so, è che questi cosi mi mettono un po' a disagio. Intanto coso lo dice al massimo a quell'affarino che ti ritrovi in mezzo alle gambe. Questo miracolo della tecnica, questo fulgido esempio di una delle più alte manifestazioni dell'ingegno umano, ha un nome preciso. Cold Expanse M4. Senti come suona bene. Cold Expanse M4. Non è un nome, è poesia. Non pensavo si offendesse. Mi offendo io. Devi portargli rispetto. Questo gioiellino semiautomatico è la versione civile di uno dei fucili d'assalto più letali al mondo. È lo stesso che in un appartamento vicino a Islamabad, il 2 maggio del 2011, ha aperto un buco in fronte a Osama Bin Laden. E tu me lo chiami coso? Ma è legale? Sparare a Bin Laden? Intendo tenerlo in casa. Ah, certo. È sprovvisto del selettore per il tiro automatico, non può sparare a raffica. E quindi è di libera vendita per uso sportivo, ci puoi tranquillamente andare a caccia. Di Minotauro? Ma se esistessero sì, e sarebbero cazzi loro. Questa bestia vomita proiettili calibro 223 Remington, confetti di piombo di 5,7 mm, a quasi 900 metri al secondo. All'impatto ruotano sul loro asse, massimizzando i danni. Può fermare un cinghiale in corsa. Se spari a uno scoiattolo a 50 metri di distanza, esplode. Beh, questa è una sicurezza. Immagino che se io venissi attaccato da una gang di scoiattoli, dopo aver fatto scoppiare il primo, gli altri ci ripenserebbero. Comunque non mi sembri il tipo che va a caccia. Non ci vado, infatti. L'ho comprato per legittima difesa. Non ti sembra eccessivo? Eccessivo. Dovrei permettere a qualsiasi testa di cazzo di piombarmi in casa nel cuore della notte per farmi del male. No, ci mancherebbe, è solo che... Cosa? No, dico, senza offesa, Ma abiti in una palazzina ammuffita che sembra uscita da un documentario sugli effetti della guerra in Jugoslavia. E nel posto auto c'è una Fiesta del 98 con un telo di nylon al posto del lunotto posteriore. Ora, a meno che tu non abbia dissapori con la mafia russa, trovo piuttosto improbabile che a qualche genio del crimine possa venire in mente di espugnarti casa convinto di trovarci qualcosa di più prezioso di un mivara a tubo catodico. Non capisci. Non è tanto la necessità di difendersi in sé, quanto la consapevolezza di poterlo fare e l'emozione che ti dà tenere in mano un'arma del genere, il senso di potere che infonde, la garanzia di dormire sonni tranquilli, sapendo di essere pronto a tutto. Non è solo un fucile, è una condizione. Aspetta, ti faccio vedere la mia foto profilo su Facebook. No, non è il caso. No, insisto. Guarda qui. Ecco qui. Berretto, occhiali a specchio e fucile spianato. Questa è l'immagine di me che voglio che tutti vedano. Riesci a cogliere il messaggio? Vi prego di non deridere il mio pene. Non fare lo spiritoso. Questa foto dice: se entri in casa mia senza bussare, entri verticale e ne esci orizzontale. Oddio, non credo che sia proprio così semplice la questione. Non è qui che ti sbagli. O meglio, fino a qualche tempo fa avresti pure potuto avere ragione. Sparare a un uomo era qualcosa di tremendamente complicato. Proprio dal punto di vista burocratico, dovevi dimostrare l'esistenza di un pericolo concreto per la tua incolumità. Era necessario che l'aggressore fosse armato, insomma tutta una serie di cavilli che il più delle volte finivano col farti ritrovare dalla parte del torto, per eccesso di legittima difesa. Il più delle volte nella tua testa al limite. Basta una piccola ricerca su internet per rendersi conto che la stragrande maggioranza dei casi di cronaca in cui il rapinatore è stato ucciso dalla sua vittima si sono risolti con la completa assoluzione di quest'ultima. Sì, ma dopo mesi o addirittura anni di udienze, con la preoccupazione costante di finire in galera oppure di dover risarcire i parenti dello stronzo che ti voleva far fuori. La buona notizia è che finalmente questa indecenza è stata modificata con il nuovo decreto sicurezza. Ora, se un balordo mi entra in casa, io non mi devo più preoccupare che la mia difesa sia proporzionale alla minaccia che costituisce, perché oltre a sancire che il rapporto di legittimità tra offesa e difesa sussista sempre e comunque, in caso di violazione di domicilio, quel santuomo di Salvini ha introdotto il criterio di grave turbamento. 2 paroline magiche che stanno a significare che basta semplicemente che io sia spaventato per poter aprire il fuoco nel pieno dei miei diritti. Spaventato. Te la faccio semplice. È notte. Sento rumori in giardino. Esco e sorprendo un ladro che alla mia vista si gira e se la dà a gambe. Ora, potrei lasciarlo scappare
ed eventualmente avvertire la polizia dopo aver tirato un profondo sospiro di sollievo per il mancato pericolo. Oppure l'episodio potrebbe pormi in una condizione di grave turbamento emotivo, dovuto alla percezione di un'immediata minaccia. A quel punto imbraccio il mio Steyr SSG 69 con ottica per... A proposito, lo vuoi vedere? Ce l'ho pronto, installato in camera da letto, lì sulla finestra, pronto? No, grazie, ma continua pure. Vabbè, imbraccio il mio Steyr SSG 69 con ottica per la visione notturna e lo fulmino a 200 metri di distanza mentre sta per svoltare l'angolo, in maniera perfettamente legale. Non ti fa sentire più sicuro sapere di avere questa possibilità? Ho paura che tu lo stia chiedendo alla persona sbagliata. Dai, ti ho già chiesto scusa. Ti ho persino fatto entrare in casa mentre che aspettiamo. No, mi spiace che ti sto macchiando il divano. Ah, non ci pensare, piuttosto, come sta la gamba? Intendi quella che è rimasta attaccata? O quella che sta ancora nel vialetto? Ah, senti, la colpa è tua. Ti vedo arrivare nel cortile, all'improvviso, al buio, ma che dovevo fare? Supporre che con una pettorina caterifrangente e uno scatolone in mano potessi essere il Corriere Espresso? Grave turbamento emotivo. Te l'ho appena spiegato. Comunque mi pare di sentire delle sirene in lontananza. Dai, resisti ancora un po' che stanno per arrivare i paramedici. Senti, so che non sei tenuto a rispondermi, ma posso chiederti cosa c'è nel pacco che ti stavo consegnando? Sai, giusto per sapere per cosa sto rischiando di dissanguare. E chi ci pensava più? Non l'ho ancora aperto. Vuoi un cutter? Ehi, amico, il cutter. Ma perché mi hai preso? Ancora non hai capito con chi hai a che fare? Questo è un Karatel sovietico, il coltello in dotazione all'FSB, l'ex KGB. Sai cosa vuol dire Karatel in russo? Colui che punisce. Ha una lama da 16 La centimetri. scatola. Ah, la scatola, sì, hai ragione. Eccoci qua. Oddio, non ci credo. Sono arrivate. Addio benedica il servizio postale. Che sono? Mine anti-uomo. Me le ha spedite un amico dal Pakistan. E dire che una volta le producevamo noi italiani. Poi sai, sti pacifisti del cazzo, abbiamo dovuto appaltare. Ma come diavolo avrà fatto a fargli passare la dogana? Volpone di un Sahid. Queste però non credo siano legali. No, non al momento. Ma abbiamo ancora altri 3 anni di governo. Io sono ottimista. Azione. E che ti dispiace se muoio sul tuo divano? Ma no, ci mancherebbe, fai pure. Non sono mica una bestia io, muori pure. Gentilissimo. Sta bene.